Benvenuti a tutti alla corsa dei 100 metri di Shanghai. Quasi non perdevamo il treno, ma no, che corsa! Ci siamo accorti solo alla fine che forse la stazione nord non era la stazione sud e quindi in corsa abbiamo cambiato il treno della metro. Pazzesco! Una storia da raccontare ai nipoti. Raga, col portale è come se fossero le porte del paradiso. Non avrei mai creduto di riuscire a prendere il treno. Eccolo qui il nostro treno notturno, sì! Ci siamo dentro. Quale sarà la nostra cabina? Noi abbiamo preso la prima classe, però la cabina è condivisa, ci sono 4 posti letto. Eccoci qua. Questi sono i posti letto sotto e questi sopra. Niente, non è la prima classe che mi aspettavo, però sono contento così. Rischiavamo di non andare a Pechino stasera. Allora, questo qui è il mio posto letto. Messo qui lo zaino. Andremo a mangiare perché abbiamo preso qualcosa dal combini. E anche Carlo ce l'ha fatta. Morto. Ora andiamo a controllare se c'è una doccia nel treno perché ne abbiamo assolutamente bisogno. Siamo partiti! Sì! E buona cena a noi. Prima è successa una cosa incredibile. Avete presente la clip in cui dico: ah, che viva, siamo arrivati davanti al treno. C'era un cinese davanti a noi che voleva offrirci una sigaretta a testa per ricompensa, però noi non fumiamo. Ha cercato per tutto il treno fino a quando ci ha trovati e ci ha regalato una birra a testa. Se questo non è il miracolo di San Gennaro. È ora di fare la nanna. Buonanotte. Abbiamo imparato una parola nuova in cinese. Nan vuol dire sud. Stazione sud, no? Facile. Non è andato male il viaggio. Abbiamo fatto più di 12 ore stanotte e forse abbiamo superato 1000 km percorsi. A parte il cinese che ha russato tutta la notte, è stato anche piacevole. Vi sfido a beccare un graffito sopra i treni. Non esistono qui. Sono sempre belli puliti da fabbrica. Abbiamo approfittato del vantaggio in termini di tempo, siamo riusciti a fare un check-in anticipato, ci siamo lavati, ci siamo riposati e adesso siamo qui a pranzare. Sono appena le 2, abbiamo preso qualcosa che non sappiamo ancora e tutti quanti ci guardano strano. È arrivato anche il brodino che ho ordinato. Veramente molto buono, era una sorta di ramen e abbiamo pagato 3,50 € a testa e siamo sazi. I fast food asiatici, che bontà. Si vede che qui la metro a Pechino è un po' più vecchiotta di quella di Shanghai. Siamo alle porte del Lama Temple adesso, un tempio buddista costruito nel 1700. Biglietto fatto, come al solito siamo puntualissimi, abbiamo solo mezz'ora di tempo per stare qui e girare dentro al tempio. Non chiude nemmeno alle 5, questo chiude alle 4:30. Che buon odore di incenso che ci pervade. Anche qui ci sono le donazioni, proprio come lo era in Thailandia. E io che pensavo fossero cartacee, immondizie, invece no, hanno buttato le banconote. Ah, in effetti c'è la bottiglia, ai ai ai.
ci hanno richiamato perché non possiamo fare le foto. Ci sono postazioni di preghiera sia all'esterno che all'interno, a più livelli, man mano che entri dentro il tempio. Chissà che porti fortuna. Penso che il rumore che derivi dalla forza con cui i monaci stanno chiudendo le finestre e le porte dei tempi sia un caloroso invito a raggiungere l'uscita. Chissà che gioco era, all'inizio sembrava Scala 40, ma poi nessuno più pescava, non c'erano carte da pescare. Comunque qui in Cina esiste un rating per le attrazioni turistiche e questa non sembra essere male. Peccato che alle 5 chiudono tutti i templi. Viaggiatori, oggi andremo a visitare la città proibita e la piazza di Tiananmen e siamo già in ritardo, come sempre, da tradizione. È stato duro trovare il panda giusto in mezzo a tutta questa gente con le guide. Wow, dobbiamo ancora entrare, pensate un po'. Eccoli qua la costante del viaggio, il metal detector per entrare. Qui, come è lecito aspettarsi, ci sono molte più telecamere piazzate in giro. Oggi, a differenza di ieri, c'è una bellissima giornata di sole, non c'è nemmeno una nuvola in cielo, però fa un caldo pazzesco. Ah, ma da questa parte si può anche salire su, wow, bellissimo! La costante di questi giorni a Pechino è che tutte le attrazioni, se sono aperte, chiudono prima. Non ho ben chiaro il motivo, perché oggi è bellissimo tempo e anche qui dovrebbe chiudere verso le 3 e le 4. Boh, chissà. So there's only 3 pieces. We have 100 pieces. You know, like the building. They all join. La guida ci ha appena spiegato che le architetture tradizionali sono costruite ad incastro, quindi è tutto legno ad incastro, molto bello da vedere. Ci ha sfidato a sfilare un pezzetto costruito giusto per esempio, ma è impossibile. E ha inoltre aggiunto che loro non hanno paura più dei terremoti, ma appunto del fuoco. La città proibita è lunga 1 chilometro e larga 750 metri, più o meno, ha detto la guida, se non ho capito male, grande come un centinaio di campi da calcio, poco più. E tutto questo era solo ed esclusivamente per una singola famiglia. Il curioso è che anche la mappa identifica la zona che possiamo visitare da quella ancora non aperta al pubblico. La parte bianca visitabile, la parte scura ancora no. Questi edifici qui ai lati erano solamente dei magazzini dove tenevano cose, provviste, tesori, tutto prima di essere ricevuti dall'imperatore. E dall'entrata che vediamo queste piccole decorazioni e sono fatte interamente d'oro.
Qingdai is our people smoke, eat like opium. Queste bottiglie sono fatte con l'oppio dentro, ne aprivano e consumavano. La guida ci ha detto che l'imperatore sceglieva le sue concubine da famiglie nobili, ovviamente, dai 14 ai 17 anni. Questo qui alle mie spalle è un unico pezzo di marmo, guardate quanto è lungo. Tra le cose curiose la guida ci ha detto che nell'inverno per riscaldare queste case tradizionali fatte interamente di legno lo facevano tramite dei canali sotto il pavimento con un focolare principale fuori e quindi era un sistema di riscaldamento a pavimento primitivo. I'm Mushu! 它是镜子。 Questa è la zona dove risiedeva l'imperatore, dormiva, faceva le sue cose. Intanto ci sono già gli altoparlanti che ci invitano ad uscire. Ormai mi sa che è finita qui oggi. For the guy behind you, so this way. Oggi sono in visita anche tantissime scolaresche. Ma aspetta, ma sarà chiusa la scuola loro? Ma comunque ci sono gruppi di bambini. Sarà il Grasti cinese. Ah, ma lì sopra io ci voglio andare. Speriamo che non chiudano prima. Da lì si vedrà tutto. C'è una scorciatoia segreta da queste parti. Wow, l'abbiamo scoperta. 11, 12, 13. Thank you very much, Vivian. Thank you very much. Thank you so much. La guida ci ha gentilmente fatto entrare in questo giardino dove andremo sulla pagoda. Non so neanche se era incluso nella guida, però sono contento. Ragazzi, io vi saluto con il belvedere della città di Pechino da sopra. Questi 2 giorni sembrano essere passati molto lentamente. Sembra sia passata un'eternità qui a Pechino e ce ne sono successe di ogni. Però siamo molto contenti e felici, abbiamo fatto tutto. Questo episodio si conclude qui, lasciate un bel like e tra una settimana, nuova città, nuova avventura. Una delle 7 meraviglie del mondo. Mi sa che siamo nella situazione peggiore. Oggi ci facciamo la doccia anticipata. Da qui si vede meglio. Ah, che bella Pechino vista da qui. Ma perché oggi è così? Ah, ma aspettate, ma quella è una porta segreta. Facciamo un bel tuffo?